Questo non è un ricordo di Monica Vitti, perché i grandi artisti non muoiono mai. Questo è un saluto. Un saluto a Monica è un modo per far ricordare al pubblico la grandezza di questa attrice. Monica era nata a novembre del 1931, quindi era uno scorpione, anzi uno scorpionaccio. E proprio dello scorpione aveva il fascino, il mistero, aveva quella componente, il coraggio, il talento, la forza, e aveva anche una componente rara nello scorpione, ma quando c'è è di grande valore, il senso dell'umorismo. Aveva questa capacità di passare dal tragico al comico con estrema facilità, con grande forza, appunto, un talento. Oltre a questo talento, però, lei aveva avuto anche un grande coraggio, perché pensate che Monica ha deciso di fare l'attrice nel momento in cui andavano di moda le maggiorate, la Lollo, Sofia Loren, Silvana Pampanini, il momento in cui la femminilità era una femminilità esuberante, prorompente. Lei invece, non dico che non fosse dotata fisicamente, ma non come queste icone della femminilità che andavano di moda a loro. E lei, nonostante questo, ha deciso di fare l'accademia. Ha avuto la fortuna di avere come insegnante Silvio D'Amico, cioè il fondatore dell'accademia, e quindi ha esordito con Shakespeare e con Molière, dimostrando proprio il suo talento, la sua qualità e le sue capacità interpretative. Tuttavia, all'Accademia c'era, e io ho avuto modo di conoscere il personaggio, Sergio Tofano, un grande insegnante, ma soprattutto un uomo dotato di grande spirito comico. Per chi lo ricorda, per i più anziani di voi, era quello che disegnava anche il signor Bonaventura nel Corrierino dei Piccoli. Quindi un uomo capace di avere questa ingenua comicità che tuttavia era forte, dirompente, una specie di Messier Hulot all'italiana, per capirci, come Jacques Tati. Ecco, Sergio Tofano aveva intuito in Monica Vitti la capacità comica, tanto è vero che le aveva offerto di far parte di uno spettacolo in cui lei prestava la voce a un bassotto, al famoso bassotto del signor Bonaventura. Queste prove di teatro hanno portato Monica Vitti ben presto a essere annoverata fra le doppiatrici, nonostante che lei avesse questa voce particolare, una voce roca, che poteva sembrare a tratti persino quasi sgraziata, ma che in realtà conferiva alla sua personalità una caratteristica particolare e le dava anche al suo volto, il suo volto con questa voce particolare assumeva proprio uno spessore diverso e la sua recitazione era per questo anche molto originale. Facendo la doppiatrice ha incontrato Michelangelo Antonioni, il grande regista, il quale, dice la leggenda, vedendola di spalle le disse: signorina, lei ha una nuca perfetta, potrebbe fare del cinema. Credo che Monica si fosse messa a ridere, forse è scoccata una scintilla e da allora nasce questa coppia legata sia professionalmente che sentimentalmente. Con Antonioni Monica dà prova e dimostrazione del suo talento drammatico in quattro importantissimi film, la famosa tetralogia dell'incomunicabilità. Questi film sono L'avventura, La notte, L'eclissi e Deserto rosso. E qui Monica è di volta in volta estroversa, misteriosa, nevrotica, seduttrice, cioè piena di fascino, piena di mistero, incomunicabile quasi, solo la sua bellezza, solo il suo talento escono fuori e conferiscono a questi film un'atmosfera assolutamente particolare, tanto da farla diventare un'icona internazionale, cioè questi film trionfano nei festival, hanno grande successo di critica in tutto il mondo e Monica diventa veramente un'attrice internazionale. Ma a questo punto, nel 1968, Mario Monicelli ha l'intuizione di sceglierla per un film comico e satirico. La ragazza con la pistola è la storia di questa ragazza che parte dal profondo sud, da Sicilia, con una pistola e va a rintracciare l'uomo che l'ha sedotta in Scozia, è veramente un grande successo di pubblico e consacra Monica come attrice comica, cioè versatile in maniera assoluta, tant'è vero che subito dopo Ettore Scola la consacra con Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, dove Monica si difende perfettamente, anzi duella alla pari con due mostri quali Giancarlo Giannini e Marcello Mastroianni. A questo punto oramai il versante comico è un versante che prenderà sempre di più piede, facendola diventare la regina della commedia all'italiana, perché poi
oltre Scola c'è Risi, c'è Corbucci, c'è Fondato, Steno e poi c'è Luciano Salce che l'ha diretta in 2 episodi nei film Alta Infedeltà e Le Fate, che poi l'ha diretta invece in 2 film, Ti ho sposato per allegria e L'anatra all'arancia. Ma soprattutto c'è Alberto Sordi in 3 film epici che segnano veramente l'apice della carriera comica di Monica Vitti e sono Polveri di Stelle, che è la scalcinata storia di 2 attori di varietà nell'Italia fra la fine della guerra, cioè in piena guerra e con la fine della guerra, quindi è un'arte di arrangiarsi all'italiana vista proprio fra questi 2 attori che si arrabattono in tutti i modi per sopravvivere, dando luogo ad una coppia scoppiettante, assurda, deliziosa, veramente divertente. E poi c'è Amore mio, aiutami, e poi Io so che tu sai che io so. Questo non le impedisce di fare anche il grande cinema internazionale con Gianxo, con Kayat, con Buñuel, rappresentando costantemente all'estero il cinema italiano nelle sue forme, diciamo, più suggestive, drammatiche, particolari, ironiche e continuando a trionfare nella commedia all'italiana. Fino alla fine degli anni 90. Credo che una delle ultime cose è uno spettacolo televisivo nel 99 realizzato da Maurizio Costanzo e Mentana per Canale 5, in cui lei si ritrova appunto con Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman in questa situazione proprio come dicevo prima, di trionfo della commedia italiana. Per mostrare la sua versatilità, lei aggiunge anche 2 libri, uno di memoria, un titolato Sette sottane, perché Monica era molto famosa perché aveva sempre freddo e queste 7 sottane è il nome che le avevano messo da bambina perché si copriva sempre, aveva sempre una sottana sopra l'altra per difendersi dal freddo ed è rimasta sempre freddolosa. L'altro film, Il letto è una rosa, però ha anche scritto 2 soggetti, Flirt e Francesca e Mia, e ha diretto anche un film intitolato Scandalo segreto con Elliot Gould e Catherine Spack. Ma qual è il segreto di Monica? Cioè, questa carriera piena di successi, ha avuto 5 Davide di Donatello, 3 Nastri d'Argento, un Leone d'Oro, un Ciak d'Oro, più tanti altri premi. Come mai? A che cosa è dovuto? Il segreto di Monica, a mio giudizio, è sicuramente il suo talento, ma questo talento lei lo ha declinato con intelligenza e una particolarissima sensibilità, giocando, diciamo così, sull'esplosione delle sue contraddizioni. Cioè ha messo in gioco il suo carattere e se ne è servita come fosse la carica di un gioco pirotecnico. Infatti lei talvolta è timida, talvolta è sfacciata, ma nello stesso film, nello stesso tempo, talvolta è tentatrice, seduttrice e talvolta invece è umile, ritirata, talvolta è paurosa e talvolta è coraggiosa, talvolta è misteriosa e talvolta è ironica, talvolta è passionale e talvolta è buffa. Cioè la capacità di essere così mimetica, di essere capace di rappresentare proprio i 1000 aspetti della femminilità, uno specchio della donna in tutte le sue forme e uno specchio della donna che va sia diciamo dal tardo Ottocento, perché ricordiamoci che ha interpretato un film intitolato Mimì Tirabusciò, fino alla borghese che ha delle contraddizioni che alla borghese sia quella diciamo aristocratica di Antonioni, sia la piccola borghese che invece cerca di imitare le donne più eleganti e più importanti e poi invece in realtà ha un animo popolare, perché lei ha questa capacità di essere aristocratica e popolare, talvolta popolaresca, talvolta buffa come un clown e misteriosa in un altro film come una sfinge. Questa capacità è una capacità straordinaria e proprio per questa capacità straordinaria noi tutti quanti la ricorderemo per sempre e ricorderemo proprio questa splendida, deliziosa, divertentissima e ironica regina. L'aneddoto di oggi riguarda proprio Monica e ho avuto la fortuna di conoscerla, ho avuto la fortuna di lavorarci insieme e dovevamo fare un film intitolato La fattucchiera e la regia doveva essere di Gigi Comencini, di Luigi Comencini e lei doveva essere la protagonista. Aveva molto apprezzato la mia sceneggiatura, le era molto piaciuta ed era una storia molto particolare, era la storia di una, ho già raccontato altre volte questo episodio generale, di una donna popolare che per
cavarsi d'impaccio in seguito a una serie di circostanze, crede di avere un dono, una forma di telepatia, una forma, cioè un dono speciale e si mette a fare la fattucchiera. E questo qui lo fa soprattutto per aiutare, per mantenere il figlio che ha una malattia incurabile. E quindi veniva giocato fra questo tono tragico e questo tono comico, perché lei come fattucchiera era molto buffa e poi invece aveva questo risvolto. Il film era piaciuto a Luigi Comencini, tant'è vero che avevamo cominciato a fare la revisione per sceneggiarlo compiutamente ed era piaciuta molto a Monica. E abbiamo fatto i provini e ho già raccontato questo fatto che Monica si è accorta che io praticamente ero pazzo di lei e quindi mi ha guardato 2 o 3 volte e poi un giorno mi ricordo proprio apposta me l'ha fatto durante un ristorante, ho raccontato già questo episodio davanti a tutti, mi ha guardato e mi ha detto inutile che mi guardi con quegli occhiacci perché tanto io con te non ci sto. Va bene? E va bene, io sono tutto arrossito, mi sono vergognato perché tra l'altro avevo qualche anno di meno e quindi pensavo che non si capisse questa cosa. E, però poi abbiamo continuato a frequentarci, io facevo l'aiuto di Gigi e quindi di Gigi Comencini e quindi quando abbiamo fatto i provini alla De Paulis io la chiamavo andavo a prenderla nel camerino, l'accompagnavo sul set e poi la riaccompagnavo. Un giorno mentre la riaccompagnavo ed era particolarmente graziosa, divertente, era stata molto brava, si è girata e ha visto i miei occhi che scintillavano proprio di una forma di ammirazione che però, siccome era anche una bella donna, questa ammirazione sconfinava facilmente in un desiderio, una cosa. Ma guarda, mi ha detto, te l'ho già detto, non c'è niente da fare. Io degli intellettuali ne ho avuti già abbastanza, riferendosi al grande Michelangelo Antonioni, ero soltanto un pipilletto. E allora io ho sorriso, ho detto sì vabbè ma io ho fatto solo l'università, in realtà sono popolare, sono uno del popolo. Peggio, vuol dire che hai i difetti di tutti e due, degli intellettuali e dei popolari. E a questo punto ha aperto la porta e mi ha guardato e mi ha detto e lasciamo perdere, va. Poi prima di chiuderla mi ha fissato ancora, ha sorriso con gli occhi gli scintillavano e mi ha detto ciao Maschier e mi ha chiuso la porta in faccia. Ecco, io lo ricorderò sempre così, con quel sorriso malizioso e divertente. A Roma si chiama impunito, ma che dentro c'era una forma di tenerissima maternità, una forma di tenerissima solidarietà, una forma di simpatia. Grazie Monica, ciao.